abbiamo visto come ci si muove all'interno dell'arena del concerto, come quindi i rockers possono fare per andare dalle partenze fino alla prima fila sotto al palco. Ma come funziona esattamente un turno di gioco? Cosa fa un rocker quando è il suo turno? Un rocker ha le sue carte in mano. Ogni turno, all'inizio del turno, ne pesca una e una soltanto. A questo punto potrà giocare due carte di qualsiasi tipo, potrà quindi giocare due carte percorso, due carte ostacolo, due carte muro, oppure due carte flash o una commistione di queste carte qui, quindi un muro e un percorso muro, eccetera. Cosa sono le carte flash? Le carte flash sono dei bonus per se stessi o dei malus per gli altri. Andiamo a vedere quali sono i bonus e quali sono i malus. La prima carta flash semplice è la carta birra. La carta birra permette di pescare due carte aggiuntive. Questo costa una delle due azioni del round. Le azioni sono utilizzare una carta, quindi se decido di utilizzare una carta flash nel mio turno di gioco, io utilizzerò una delle due azioni che posso fare nel mio turno. Se decido di utilizzare la carta birra, pescherò due carte e mi rimarrà un'altra carta da giocare. Un'altra carta flash è la carta Lots of Beer. La carta Lots of Beer permette di pescare tre carte, quindi costa un'azione giocare la carta Lots of Beer, ma mi permette di pescare tre carte. Ora posso fare un'altra azione. Alla fine delle due azioni il turno si conclude. Un'altra carta flash è la carta Shots on Fire. Shots on Fire permette di pescare due carte e successivamente obbliga a scartare una delle carte che si ha in mano, non necessariamente le carte che sono state pescate. Quindi usando un'azione per giocare Shots on Fire, pesco due carte e poi scarto una carta dalle mie mani. La successiva carta flash è una carta, si chiama Smashed Beer. Smashed Beer permette di far scartare due carte a un rocker bersaglio, quindi io scelgo un rocker bersaglio e costui dovrà scartare dalla sua mano a sua scelta due carte. Giocare a Smashed Beer costa un'azione. Giocata questa carta potrò giocare una sola altra carta. Flashing Tits. La carta Flashing Tits è una carta flash che permette di guadagnare azioni. Quindi giocare Flashing Tits costa un'azione, ma giocare questa carta me ne fa guadagnare due. Quindi unita alla restante del mio turno permette di fare in questo turno ben tre azioni. Quindi oltre a questa, se questa viene giocata come prima carta, il rocker può giocare ancora tre carte. Questa carta ha un secondo modo di essere utilizzata, perché se è l'unica carta che si ha in mano non ha senso fare più azioni, perché non si hanno carte da giocare. Fare azioni significa giocare carte. Infatti c'è il simbolo della barra che è l'oppure, quindi questa carta può essere semplicemente giocata come scarto lei e pesco una carta, scarto lei, pesco una carta, ma a questo punto io posso giocare solo un'altra carta o solo un'altra azione, perché giocare Flashing Tits costa un'azione. Un'altra carta flash è la carta Groupies. Anche questa carta permette di ottenere più azioni, ben tre. Quindi giocando questa carta il rocker adesso ha a disposizione 4 azioni, cioè può giocare 4 carte di qualsiasi tipo. Un'altra carta flash di malus per gli altri è la carta Earplugs. La carta Earplugs permette di scegliere un rocker bersaglio
e questo rocker perderà 2 azioni del prossimo turno. Significa che perderà 2 azioni le prime disponibili, quindi in pratica salterà tutto il prossimo turno. Quando sarà il tuo turno, egli potrà pescare, non potrà giocare carte, ma se potesse muoversi gratuitamente senza giocare carte, potrà farlo. Quindi Airflux fa perdere 2 azioni, ma non blocca il pescare le carte a inizio turno e non blocca il movimento, che rimane gratuito, se possibile. C'è anche la carta Peace Stop. Peace Stop permette di pescare 2 carte e successivamente però fa perdere un'azione al rocker che ha giocato Peace Stop. Quindi se io gioco Peace Stop all'inizio del mio turno, pesco 2 carte e salto la prossima azione come secondo effetto, come effetto successivo. Quindi il mio turno termina qui. Se io giocassi Peace Stop come seconda carta del mio turno, perderei la prima azione del prossimo turno. Io comunque salto un'azione, o in questo salto la prima azione disponibile. Un'altra carta dello stesso genere è Chemical Q. Chemical Q fa pescare 3 carte, ma fa saltare 2 azioni, le prime 2 disponibili. Quindi se gioco Chemical Q, pesco 3 carte, ma salto l'azione successiva e la prima del giro successivo. Quindi il prossimo giro potrò giocare solo una carta. Body Surfing. Body Surfing, l'abbiamo spiegato prima, permette di superare le carte muro in senso verticale. Quindi se un rocker è bloccato, può giocare Body Surfing, che costa un'azione, per superare in verticale una carta ostacolo, una carta muro. Se atterra in una posizione in cui non vi è una carta percorso attiva, deve giocarla. Giocare questa carta costa un'azione, quindi che sommata all'azione di Body Surfing fa le 2 azioni del turno del rocker. Quindi il rocker che gioca Body Surfing e la carta successiva completa il suo turno, in quanto ha usato le 2 azioni disponibili. Body Surfing può essere utilizzato anche per superare l'ostacolo in questa direzione. Non può essere utilizzata per superare gli ostacoli a L, non può essere utilizzata per superare gli ostacoli a L. Inoltre, per utilizzare Body Surfing, la strada disegnata sulle carte percorso deve essere aperta verso la carta muro. Quindi se in questa situazione il rocker può utilizzare Body Surfing per superare la carta muro, mentre se questa carta percorso fosse così ruotata, con la folla che blocca l'accesso, il rocker dovrà prima aprirsi la strada e poi utilizzare Body Surfing, ma necessiterà di un'azione per giocare la carta percorso da parte del rare, quindi probabilmente Body Surfing potrà utilizzarla solo nel prossimo turno. Un'altra carta flash è la carta Pushed Away. La carta Pushed Away ha l'effetto di spintonare un rocker bersaglio su una casella vicino. Quindi inizialmente il rocker che gioca Pushed Away pesca 2 carte per se stesso e poi decide di spingere un'altra pedina. Non può spingere se stesso, ma l'altra pedina la può spingere in ogni direzione. Quindi può spingere, se viene spinta la pedina rossa, questa pedina verrà spostata indietro e la carta percorso che si ritrova senza pedine alla fine dell'azione di un rocker si volta. Se volesse invece spingere questo rocker indietro, questo rocker non verrebbe spinto su una carta attiva, quindi il rocker che gioca Pushed Away può spingere il rocker
su una carta percorso che gioca lui e non c'è bisogno che, che tra le carte ci sia continuità di percorso. Quindi anche se la folla non crea continuità di percorso con la carta di partenza, il movimento è valido, il giocatore viene spinto indietro e se su questa carta non vi sono rocker presenti, alla fine di questa azione, dato che rimane scoperta, si volta. L'ultima carta flash di Ready to Rock è la carta Ready to Rock. La carta del Ready to Rock attiva le carte palco. Questa carta verrà spiegata meglio successivamente nel prossimo video.